Ciao Giorgio, come stai? Tutto bene? Molto bene, grazie. È arrivata l'estate, quindi sto bene, inizio a star bene. Beh, soprattutto uno che abita a Riccione sicuramente l'estate lo ringiovanisce. Sì, io proprio rinasco, vedo il sole e mi cambia la vita, quindi lo sai bene. Essendo nero, Sono più di 20 anni che sei nel mondo musicale. Ci spieghi com'è nato Giorgio Placid K? Innanzitutto non sono più di 20 anni, ma circa 20 anni, qualcosa del genere. È iniziato più o meno come è iniziato per tutti. Io ero nella mia cameretta, iniziavo ad ascoltare musica, ascoltavo quella che era ai tempi l'house, che poi era la techno, le prime cose che uscivano, e di punto in bianco da una settimana a quell'altra mi sono completamente innamorato di questo genere e da lì la cosa si è evoluta fino a diventare hardcore, insomma. Questo è l'inizio, dalla cameretta. Ecco, diciamo che tu eri sempre stato considerato, e poi ci sei riuscito, come il ragazzo prodigio. I tuoi live erano famosi, i live dove ti muovevi magari ai festival o alle serate con quintali di materiale, per non parlare poi del tuo periodo nella D-Boy Black Label. Sei fiero di ciò che sei diventato? Beh, non posso dirti altro che sì, anche perché insomma dirti di no sembrerebbe brutto. Sì, hai parlato dei miei live, quelli veramente li ricordo con grande affetto, diciamo, e con grande fatica, anche perché giravo con circa 110-120 kg di bagagli ed era quello che si suol dire il vero live, con i cavi, con il mixer, con le tastiere. Una gran fatica, ma un sacco di soddisfazioni. Mi ha portato per un sacco di party in giro e insomma un ricordo molto bello. Tantissimi anni, tantissimi dischi, a partire dal tuo primo EP Acid Factory, per poi comunque sia ripercorrere il periodo nella D-Boy Black Label, la tua etichetta, la Choose or Lose Records, da dove poi è nato la hit G-Member, che ancora al giorno d'oggi è una delle hit più grandi che siano mai esistite nel panorama hardcore. Ci dici quale traccia reputi la migliore dal punto di vista del successo e quale invece dal punto di vista tecnico? Allora, andando per ordine, sì, Acid Factory è stato il primo disco singolo solo, diciamo, ma non è stato proprio il vero primo disco che ho fatto. Prima ce n'era uno che è stato quasi, diciamo, un test per la D-Boy Black Label, si chiamava Genesis Project ed era due lati, un lato mio, Placid K, con 2 tracce hardcore, e un altro di 2 ragazzi siciliani che non sento più da un sacco di tempo, non so che fine abbiano fatto, Underground Planet mi pare si chiamassero, e loro facevano quella che era Art Trance, queste cose qua. E questo è stato il vero inizio della D-Boy Black Label. Niente, è passato un sacco di anni in D-Boy, quasi 10, tutti sappiamo insomma quello che è successo in quegli anni musicalmente parlando. Poi è arrivato il periodo della mia etichetta, Choose or Lose, e lì, come dicevi, in quegli anni è uscito G-Member, che è stato ormai diventato un classico, però stiamo parlando di un sacco di anni fa, perché è una traccia del 2003 se non sbaglio, o 2005, insomma, comunque di un sacco di tempo fa. La traccia che hai citato prima, G-Member, credo che non sia una delle migliori tecnicamente che io abbia fatto, forse una delle più semplici, ma spesso, come in tutti i generi, la semplicità e poi è quella che arriva al successo, e quindi quella, come dicevo, non è una di quelle che reputo fatta meglio tecnicamente. Ce ne sono un sacco di altre a cui ho lavorato settimane, anche mesi, che però nessuno si ricorda e forse neanche io mi ricordo adesso. Ci dovrei pensare un attimo. Ecco, appunto, tantissime tracce, ma hai una fonte di ispirazione, magari un gruppo musicale, un genere musicale, o raccimoli da tutto ciò che ti piace ascoltare? Sì, esattamente, io ho un sacco di influenze musicali, all'inizio era un po' più facile, ti posso dire,
c'erano 3-4 produttori techno quando ho iniziato, tra cui Digital Boy ovviamente, non posso fare a meno di citare. E poi negli anni ho iniziato ad ascoltare di tutto, e tuttora io ascolto qualsiasi cosa, che può essere molto hip hop, R&B, trap, tutto quello che è elettronica, per cui molte influenze arrivano da tutti questi generi, e poi io provo a fare qualcosa di hardcore, insomma. Hai accennato prima alla Choose or Lose Records e anche alla D-Boy Black Label. Ci racconti qualcosa di più di quel periodo della tua carriera artistica? Beh, è inutile dire che è stato un periodo molto importante e molto lungo. Dicevo, quello di Boy mi sembra 8-9 anni, quindi gli inizi, e tutte le prime cose, i primi dischi, le prime feste, i live, tutto quanto, le collaborazioni, insomma, sono nato lì. E dopo questo lunghissimo periodo sono successe una serie di cose, come tutte le belle storie, è finita, diciamo. E mi sembrava il momento giusto per iniziare una cosa mia, e da lì è iniziato Choose or Lose Record, che è durata per un po' di anni, con dei ragazzi nuovi che hanno iniziato a fare produzioni, poi qualcuno si è perso via, qualcuno ha iniziato a fare altre cose, a collaborare un po' di qua, un po' di là, e niente, questi insomma sono i primi due periodi importanti della mia carriera. E poi arriva la Traxtorm. Ci spieghi, ci racconti come è nato il tuo rapporto con questa etichetta? Ma è nato molto naturalmente, perché ovviamente conoscevo la Traxtorm sin dall'inizio, e conoscevo The Sun Guys, Max, e quindi insomma conoscevo tutta la situazione. Finito il periodo con Choose or Lose, con la mia etichetta, quasi per caso insomma ho rincontrato Max in giro per le feste, come è successo sempre negli anni, e abbiamo iniziato a fare delle chiacchiere molto naturalmente, parlando di musica del più e del meno, e insomma siamo arrivati alla Traxtorm Records, e questo insomma è stato un altro bel traguardo per quanto mi riguarda. Il tuo primo EP su Traxtorm appunto è stato Brush 'Em Off, e lo consideri l'inizio di una nuova era per Placid K? Assolutamente sì, una nuova era musicale, ovviamente con l'inizio di questa nuova carriera in Traxtorm avevo bisogno e volevo anche cambiare un po' il mio sound. Non dico adeguarmi, ma secondo me è importante comunque continuare ad evolversi, a imparare, insomma, ad ascoltare nuova musica, avere nuove collaborazioni, contaminazioni. E quindi sì, assolutamente Brush 'Em Off è l'inizio di un nuovo periodo in tutti i sensi. C'è qualche traccia in particolare che racconti qualche cosa strana della tua vita, qualche emozione, qualche incazzatura anche? Ma guarda, adesso non saprei esattamente, penso che in tutte le tracce c'è qualcosa di me, soprattutto qualche incazzatura, e nell'hardcore viene fuori bene, perché quando sei incazzato e ti metti in studio e fai quella musica, insomma, i risultati poi si sentono, quindi c'è qualcosa un po' in tutte. Hai accennato prima il tuo rapporto con Max quando sei entrato con la Traxtorm, ma ci spieghi come vi siete conosciuti e cosa vi lega al rapporto lavorativo? Prima e dopo la torta. Sì, esatto, perché sono due momenti storici molto importanti. Prima il rapporto era insomma così e così, non ci si parlava poco. Dopo la torta siamo super amiconi e ci sentiamo su WhatsApp ogni 3 secondi. No, vabbè, questo è un aneddoto che forse è meglio lasciare nei backstage della festa dei 20 anni. Ci siamo conosciuti ovviamente quando io ero in D-Boy, ho iniziato a fare musica, l'ho conosciuto per i dischi e poi l'ho incontrato alle feste, quindi quello è stato l'inizio di tutto, della conoscenza. E il nostro rapporto è ottimo, direi. Purtroppo non ci si frequenta perché vivendo in due città diverse, e poi per motivi di lavoro, sempre uno di qua e uno di là, insomma ci si vede poco, però è un rapporto molto buono, direi, insomma. Tu hai vissuto la Traxtorm da fuori e da dentro, nel senso che l'hai vista prima come concorrente e poi come partecipante. Ci racconti come e quanto è cambiata secondo te questa etichetta? Ma onestamente io non credo che sia cambiata, più che altro credo che si sia evoluta, come è giusto che sia e come deve essere secondo me.
quindi il sound che io ascoltavo all'inizio della Trackstorm non era quello che si sente adesso, ma è normale che sia così. È stata la normale evoluzione del sound di tutti gli artisti che ne fanno parte, insomma, di tutto quanto. Per cui non credo che sia cambiato, onestamente, è solo l'evoluzione di tutto. Ci racconti invece qualche aneddoto di particolare che ti è rimasto impresso in questi anni della Trackstorm, magari una serata, una scena, qualcosa che si possa dire, ovviamente, No, non ti racconto niente perché è meglio che rimanga tutto dov'è, a parte la cosa divertente, insomma. Possiamo parlare forse dell'ultima festa, dei 20 anni di Trackstorm, che è stata una delle feste secondo me più belle a cui ho partecipato, e è successo di tutto. Io sono artefice di molte cose che sono successe, ma insomma, chiudiamola qua. Come vedi la Trackstorm fra 10 anni, soprattutto come vedi Placid K fra 10 anni? Ma guarda, come vedo Plastic K fra 10 anni, sinceramente non lo so. Potrei continuare a fare musica o magari fare la ballerina, chi lo sa. No, credo che comunque continuerò a fare musica o rimanere nell'ambiente, anche perché prima di tutto, prima che sia un lavoro, è una passione, quindi chi ha una passione come questa sa che cosa vuol dire. Quando tu ce l'hai non riesci a stare staccato più di tot tempo da un computer, da una tastiera, dallo studio, quindi di sicuro continuerò a fare musica. Poi quello che farò, insomma, si sentirà e dipende dalle contaminazioni, da quello che mi uscirà dalla testa. La Trackstorm io la vedo che proseguirà l'evoluzione che sta avvenendo in questo periodo strano musicalmente, secondo me. Credo che continuerà a crescere comunque. Niente, insomma, la strada è lunga, cioè, non vedo una fine al momento. Ecco, la Trackstorm oggi è molto più grande rispetto ad anni fa, come hai detto tu ha seguito un'evoluzione che la porterà comunque sia a crescere ancora nel futuro, ma già adesso è aumentata il range, il roster è molto più grande, tantissimi artisti, tantissime differenze musicali, tantissime qualità. Volevo chiederti, il rapporto con i tuoi colleghi incide nella tua discografia? Ma allora, il rapporto personale direi di no. Ovviamente ascoltando un sacco di musica che arriva dai miei colleghi, sì, è indubbio. Ci sono delle influenze e quando senti delle cose, soprattutto, adesso non voglio dire che sia una sfida perché non lo è praticamente, però quando tu senti un disco di un altro, di un tuo collega che ti piace molto, ti rimetti in studio con voglia di fare qualcosa di meglio. Questo secondo me è importante e credo che sia un po' così per tutti, magari insomma chi più chi meno, ma questa è una cosa che c'è. Mentre nella D-Boy il tuo rapporto con i tuoi ex colleghi, che comunque sia molti sono tuttora anche tuoi amici, incideva nella tua qualità, nelle tue scelte musicali? Guarda, sai che è veramente difficile rispondere a questa cosa perché forse perché ero più giovane e, come si dice, un po' più incosciente, lo ero anche musicalmente. Poi sì, è indubbio che l'influenza del collega che aveva lo studio di fianco c'era. Quindi sì, ma forse un po' di meno. Un po' di meno, sì. Ci vuoi raccontare il tuo rapporto con Luca Digital Boy o con i tuoi colleghi che suonano ancora molti in giro per l'Olanda, per l'Europa e anche per altri continenti? Beh, i rapporti sono rimasti, siamo tuttora amici, anche con loro purtroppo ci si vede poco perché chi vive dall'altra parte del mondo, dall'altra parte d'Europa, ci si incontra solo su Skype o alle feste, però sono ottimi, insomma, ci sono nato. Io con Luca Digital Boy sono nato come fans e poi sono diventato un produttore della sua etichetta e quindi c'è un rapporto un po' particolare, insomma, degli inizi di tutto, e quindi insomma, però anche con loro siamo in contatto e insomma, ci si sente, ci si vede quando è possibile.
Ci sono tanti ragazzi giovani nella Trackstorm, tra cui anche la Ness Cyclone, e tantissimi altri ragazzi che da fan, anche da amici, vorrebbero intraprendere la tua carriera, la carriera dei tuoi colleghi. Hai qualche consiglio, qualche riflessione da fare a questi giovani ragazzi? Ma guarda, nonostante tutto non credo di essere nella posizione di dare dei consigli, diciamo. Però se proprio devo dire qualcosa è che se avete la passione per la musica, la cosa principale, più importante da fare è mettersi in studio a testa bassa e lavorare, provare, sperimentare, continuare a fare cose. Poi se ci sono le capacità, qualcosa prima o poi viene fuori. Non bisogna arrendersi alla prima demo scartata, alla prima mail a cui non si riceve la risposta e queste cose qua. E fatto tutto questo, poi potete pensare magari ai social, a Facebook, a Twitter, a Instagram e tutte quelle cose lì. Quello viene dopo. Hai suonato in tutti i festival più importanti sia del passato che del presente, fra cui quello che mi viene più in mente è il live al Mysteryland del 96, e poi hai vissuto a pieno il Geodrome, stai vivendo a pieno tutte anche le serate Hardcore Italia. Ci racconti quale di questi eventi è stato quello più bello e soprattutto invece qual è stata la tua soddisfazione più grande come Placid K? Ma quello che non dimenticherò sicuramente sono i 20 anni di Traxton, perché è appena passato lo scorso weekend ed insomma è stato indimenticabile, veramente una grande festa. E, sì, il Mister nel 96 ero veramente un bambino quasi spaventato su questo palco e non so come descriverlo veramente, non mi rendevo neanche conto di essere lì, però insomma è stata un'emozione allucinante fare il live in quella location in quegli anni. Gli anni del Geodrome probabilmente sono stati gli anni più belli della mia vita, sia artisticamente che proprio personalmente, e quindi un periodo fantastico che quello non dimenticherò mai, anche se alcune cose vanno dimenticate, ma è meglio che se ce le teniamo per noi. Scherzo, sto scherzando. Quindi insomma sono comunque tutti dei gran bei periodi, sia personalmente che musicalmente. Onestamente non mi posso lamentare. Un'altra domanda che molti fan hanno sempre voluto farti: com'è possibile che sei così giovane in faccia dopo tanti anni di carriera, tanti anni di stress, perché comunque sia la vita da artista e da DJ è stressante in un modo o nell'altro, eppure sei ancora giovane? Qual è il tuo segreto? Innanzitutto dentro sono devastato e quindi non sono poi così giovane, sono sempre stanco e ho dolori dappertutto. No, per parlare seriamente, io credo che la musica aiuta un sacco, quindi fare musica e stare negli ambienti dove c'è musica è un ambiente giovane, quindi insomma quello aiuta, è inevitabile. Poi ho un amico chirurgo, quindi no, scherzo, anche su questa cosa sto scherzando, un sacco di scherzi in questa intervista, c'è niente di serio. Grazie Giorginio, ti ringrazio e ti faccio gli auguri per questi 20 anni di Traxtorm e per la tua longeva carriera. Grazie a te, grazie a tutti, grazie alla Traxtorm, grazie a Max e tanti auguri alla Traxtorm. Ciao.